Salve gente, io sono Luca e in questo video volevo rispondere a una domanda che mi viene fatta abbastanza spesso. La domanda è la seguente: perché non fai un video mentre fai colazione? Oppure perché non fai un video quando sei fuori con i tuoi amici? Oppure perché non fai un video dove ci fai vedere cosa mangi nella tua giornata tipo? Oppure perché non fai un video mentre guidi? Perché non fai un video mentre accompagni la tua ragazza dal parrucchiere? Perché non fai un video quando sei alla fermata dell'autobus e devi aspettare 30 minuti e non sai cosa fare? Ebbene, la risposta a queste domande è semplice, perché questo non è un vlog. Vi dico subito che io personalmente non ho niente contro i vlog, non ho niente contro chi fa dei vlog e non ho niente contro chi guarda dei vlog. I vlog sono un tipo di contenuti, ad alcune persone piacciono, ad altre persone non piacciono, ma i gusti sono soggettivi. Io non mi permetterei mai di dire i vlog sono stupidi, perché comunque è come se dicessi i film dell'orrore sono stupidi, oppure i film di fantascienza sono stupidi. Una frase di questo tipo non avrebbe senso, perché comunque quando parliamo di film ci sono generi diversi, quando parliamo di video ci sono generi diversi. Quello che voglio dire con questo video, molto semplicemente, non è che i vlog sono stupidi, non è una critica ai vlog in generale, semplicemente voglio precisare che questo canale non è un vlog. Questo è un canale che ha una finalità precisa, che è quella di aiutare le persone a migliorare il proprio italiano. Quindi questo canale vuole essere un canale didattico, istruttivo, un canale costruito intorno a dei contenuti. Anche i vlog sono costruiti intorno a dei contenuti, ma sono contenuti che hanno come obiettivo quello di far divertire, di intrattenere le persone, ok? L'obiettivo di questo canale non è quello di intrattenervi, ma è di dirvi delle cose che vi potrebbero essere utili per migliorare il vostro italiano. Nello specifico su questo canale io pubblico dei video che possono essere interpretati come, se vogliamo, lezioni. In che senso? Nel senso che sono limitati a parlare di un determinato argomento senza divagare sulla mia vita personale. In altre parole, il mio obiettivo non è parlare di me, cioè dire cosa faccio al mattino, cosa faccio al pomeriggio, cosa faccio alla sera, ma è parlare della lingua italiana, parlare di determinati aspetti della lingua italiana. Io potrei benissimo fare dei video di mezz'ora, 40 minuti, 50 minuti, in cui inizio a parlare a caso di un argomento e poi inizio a divagare, parlo di questo, parlo di quest'altro, parlo di quest'altro ancora, inizio a raccontare cose varie senza un filo conduttore. E come sapete molti canali è questo quello che fanno, divagano, cioè iniziano a parlare di una cosa, poi parlano di un'altra, voi siete lì dopo 20 minuti e non avete ancora avuto la risposta che cercavate, perché magari avete letto un titolo, guardate il video, guardate 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, questa persona parla e non ha ancora dato la risposta che voi aspettate. I video di questo tipo sono sempre esistiti e sempre esisteranno, io non ho niente contro questo tipo di video, semplicemente il mio canale ha un altro obiettivo e le mie priorità sinceramente sono due: la coerenza e la concisione. Cosa intendo per coerenza? Intendo che ogni video che pubblico deve essere utile e in linea con l'obiettivo del canale, che è quello di fornire contenuti didattici. Il mio obiettivo, ripeto, non è intrattenere le persone o far star meglio le persone, il mio obiettivo è parlare della lingua italiana, questo è il mio obiettivo. Visto che la mia priorità è la coerenza, cerco di rispettare questo obiettivo, cioè se pubblico dei contenuti, i contenuti devono essere in linea con la missione generale del canale. Come dicevo, poi la mia seconda priorità è la concisione, cioè cerco di dire quello che devo dire nel minor tempo possibile, quindi cerco di essere sintetico. Questo sia in fase di registrazione sia in fase di editing. In che senso? Nel senso che quando parlo cerco di non divagare, cerco di non andare fuori tema, cioè di non parlare di altre cose, cerco di rimanere sull'argomento. Se io faccio un video intitolato
il modo di dire essere in alto mare, nel video parlo esclusivamente di questo modo di dire, non mi metto a divagare su quello che ho fatto ieri, su quello che ho fatto oggi pomeriggio, su quello che farò domani. Parlo del modo di dire. Lo stesso discorso vale quando faccio l'editing. Se mi rendo conto che c'è una parte ridondante, una parte superflua, perché la cosa che dico in quella parte l'ho già detta prima, ecco, se dico 2 volte la stessa cosa, cerco di tagliare questa parte. Perché? Perché così il video è più corto. Perché lo faccio? Perché così evito di farvi perdere tempo. Se io posso dire determinate cose in 2 minuti, perché devo fare un video di 5 minuti in cui dico delle cose che potrei dire in 2 minuti? Punto di domanda. Certo, io potrei sempre usare l'approccio del vlog e dire vabbè, come viene, dura 30 minuti invece che 5 minuti, cosa me ne frega. Però, come dicevo, la mia priorità è la concisione e quindi cerco di essere il più sintetico possibile. Mi vengono fatte per esempio delle osservazioni di questo tipo. Però nei tuoi video dietro c'è sempre uno sfondo bianco, sembra che sei in prigione, dovresti mettere uno sfondo più simpatico. Oppure, però questo sfondo bianco è un po' deprimente, secondo me dovresti avere uno sfondo più dinamico, oppure potresti avere come sfondo la tua cucina, magari potresti fare i video mentre cammini per casa e ci fai vedere un po' com'è casa tua, ci dici cosa hai fatto al mattino, cosa hai fatto al pomeriggio, cosa hai fatto alla sera. Oppure, però sei sempre solo tu, da solo, allora almeno potresti presentarci i tuoi parenti, familiari, potresti dire questa è mia madre, questa è mia nonna, così il tuo canale sarebbe più divertente e vario. Oppure, Luca, ma perché non ci presenti tua moglie, la tua ragazza, la tua ex, la sorella della tua ragazza, eccetera, eccetera. Di nuovo, io non ho niente contro il presentare i parenti, contro il fare cose divertenti, contro il fare video di intrattenimento. Molto semplicemente con questo video cercavo di precisare che questo canale ha un altro obiettivo, cioè va in un'altra direzione. Mi rendo conto che molte persone sono abituate a canali di questo tipo e quindi quando vedono questi video dicono che video noiosi, c'è sempre questa persona con dietro uno sfondo bianco. Mi rendo conto che la maggior parte delle persone che inizia a guardare i miei video probabilmente proviene da video di altro tipo, è abituata a video di altro tipo, perché comunque questa piattaforma è fatta prevalentemente da video che nella struttura e nei contenuti assomigliano a dei vlog. E in questo non c'è niente di male, perché comunque YouTube è prevalentemente una piattaforma di intrattenimento, una piattaforma di svago, quindi ci sono video simpatici, carini, divertenti, eccetera, eccetera. E io non ho niente contro tutto ciò, io stesso ogni tanto guardo dei video di questo tipo. Ripeto, per me la priorità sono i contenuti didattici, non è l'essere divertente. Posso fare qualche battuta ogni tanto, ok, una battuta ci sta, non c'è niente di male. Ma secondo me questa è la mia opinione, il mio parere. L'importante è fare dei video che permettano alle persone di concentrarsi su quello che viene detto. Cioè, se io facessi dei video in cui cerco di spiegare determinate cose, determinati modi di dire, determinate regole grammaticali e dietro ho dei babbuini che ballano la Macarena, ecco, vi rendete conto che magari questi elementi di sottofondo possono creare distrazioni. Quindi spero che sia chiara la mia risposta alla domanda. Con questo video io non è che voglio offendere nessuno, sinceramente, ripeto, le persone che fanno video stile vlog fanno bene a farlo, cioè io non ho niente contro queste persone, sinceramente non ho niente contro i vlog, io stesso ogni tanto guardo qualche vlog, se mi voglio fare 2 risate, se mi voglio svagare guardo dei vlog. Sono io il primo a rendermi conto che quando parliamo di imparare l'italiano, se noi andiamo su YouTube, il 95% dei canali sono di fatto dei vlog in cui si dicono delle cose sulla lingua italiana, non sono dei canali costruiti intorno all'insegnamento, all'apprendimento della lingua italiana. Quindi spesso ci sono questi ragazzi, ragazze molto simpatici, molto carini, molto divertenti che fanno dei vlog, parlano della loro vita, dei loro parenti, della loro ragazza, del loro ragazzo, dei loro viaggi, di quello che vogliono fare nella vita, eccetera, eccetera, e ogni tanto parlano anche della lingua italiana.
e spesso magari il canale per l'appunto si intitola italiano divertente, italiano facile, italiano esilarante, ecco, nomi di questo tipo, che giustamente indicano lo stile e il taglio dato al canale, dato ai video del canale. I canali più tecnici, sinceramente, sono molto pochi, ma questo è normale, perché comunque su YouTube la stragrande maggioranza dei canali è della tipologia vlog, quindi diciamo il 95% di canali sono di fatto tipologia vlog, non soltanto i canali dedicati all'italiano, ma anche i canali in generale. E quindi spesso il punto di partenza di questi canali è il vlog di queste persone, poi queste persone decidono di insegnare l'italiano, di dire determinate cose sulla lingua italiana, ma probabilmente il canale non nasce come canale di lezioni di italiano, ma è più un canale del tipo vlog. E magari si usano parole come italiano facile, italiano easy, italiano divertente, fun, parole di questo tipo. In questo canale, cioè nel mio canale invece non c'è niente di fun e non c'è niente di easy. Le cose di cui parlo sono tutto tranne che facili. Ecco, spero che sia chiaro quello che voglio dire. Magari un giorno, un tempo, anche io mi dedicherò a fare dei video stile vlog. Se dovessi farlo, sicuramente creerei un altro canale, un canale secondario. Personalmente ho sempre preferito questo approccio, cioè io ho una discreta esperienza come utente di YouTube e preferivo quei canali, quelle persone che di fatto avevano il canale principale e il canale secondario. Il canale principale parlava di determinate cose, il canale secondario parlava di altre cose. E spesso c'erano persone che avevano in un canale contenuti didattici e nell'altro vlog e cose di altro tipo. Chissà, magari un giorno anche io creerò un secondo canale. Al momento non ho in mente un progetto di questo tipo, ho in mente altri progetti, però sicuramente preferisco questo approccio dei due canali rispetto al mischiare le cose, cioè fare un contenuto didattico, poi un vlog, poi un contenuto didattico, poi un vlog. Personalmente, quando ero iscritto ai canali che facevano così, lo trovavo piuttosto irritante, perché io personalmente mi iscrivevo ai contenuti didattici, poi però ricevevo notifiche di vlog che a me non interessava, sinceramente. Ripeto, questo video non è un attacco contro nessuno, lungi da me. Se le persone vogliono fare dei vlog possono farlo, io stesso li guardo con piacere, non ho niente contro i vlog. Questo canale non è un vlog, non si presenta come tale, non vuole essere un vlog e non vuole essere considerato un vlog. Ecco, spero che sia tutto chiaro. Ci tenevo a sottolineare questa cosa perché comunque queste domande mi vengono fatte piuttosto spesso, non spessissimo, però ogni tanto qualcuno mi fa notare che forse dovrei virare in direzione del vlog, così avrei più iscritti, più visualizzazioni. Ok, però la mia priorità non sono gli iscritti, non sono le visualizzazioni, la mia priorità è fornire contenuti utili, cioè io punto alla qualità e non alla quantità. Poi se ci sono tanti iscritti mi fa soltanto piacere, anzi se vi va iscrivetevi, però io quello che punto è fare video in linea con la missione del canale. Ecco, spero che sia tutto chiaro. Detto ciò, vi saluto.